Oggi vi offro una ricetta medio orientale freschissima, super buona, senza cottura in forno, pronta in pochi istanti. È speziata, profumata, leggermente acidula e di una bontà pazzesca. È una mousse all'albicocca che si chiama Zabadi el Mishmish. Zabadi vuol dire yogurt, Mishmish vuol dire albicocche, quindi crema di yogurt alle albicocche. Facilissima, seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia preparando le albicocche, è l'unica cosa che va cotta peraltro veramente per pochissimi minuti. Quindi laviamo le albicocche, le asciughiamo, togliamo il nocciolo, le tagliamo a pezzettoni, le mettiamo in una casseruola. Aggiungiamo l'equivalente di un cucchiaio di acqua e li cuociamo per circa 5 minuti, fino a quando non sono ben teneri, così è più facile poi frullarli. Devono avere questa consistenza, a quel punto con un frullatore ad immersione li possiamo frullare. Nel frattempo vi ricordo del mio libro, I miei dolci senza glutine in vendita su Amazon, dove troverete 99 ricette di dolci senza glutine e senza miscele industriali e lo trovate tradotto anche in francese. Se avete un po' di pazienza dovrei riuscire entro l'anno a farvelo trovare tradotto anche in inglese. Ma torniamo alla ricetta. Una volta frullate con il mini pimer le albicocche, ho aggiunto per sicurezza il succo di mezzo limone perché temevo che annerissero e a quel punto le ho setacciato. Non ho voluto utilizzare le albicocche frullate con tutta la fibra, volevo che il composto fosse il più liscio possibile. Non so se nella ricetta originale questo è previsto, io l'ho fatto, quindi scegliete voi se farlo oppure no. Io l'ho setacciato con un setaccia a maglie strettissime e ho ottenuto questa purea molto liscia che ho lasciato raffreddare. Come vi dicevo, si tratta di una ricetta speziata e la spezia in particolare è il cardamomo. Quindi ho recuperato i semini di 4 bacelli di cardamomo. I semini devono essere neri, lucidi, di forma irregolare, ma comunque neri. Se non sono neri vuol dire che ormai non vanno più utilizzati. Recuperati questi semini, li ho schiacciati dentro il mortaio con un pestello in maniera tale da ridurli in polvere. È una piccolissima quantità, non valeva la pena di prendere il macinacaffè e sporcarlo per questi 4 semini. Si fa velocissimo questo lavoro. Ridotti in polvere li ho setacciati per togliere proprio le parti più dure. Poi si passa alla preparazione della crema vera e propria. Ho usato la ricotta al posto del cottage cheese, che dovrebbe equivalere un po' ai nostri fiocchi di latte che non mi fanno impazzire. Siccome sto in Sicilia, da noi la ricotta è istituzionale e ho usato quella. Poi ho aggiunto lo yogurt greco intero. Ah, mi raccomando, la ricotta deve essere ben sgocciolata, anche più di quello che vedete qua in video, molto di più. Più la fate sgocciolare, più soda viene la crema. Quindi ho aggiunto appunto lo yogurt greco intero, ho aggiunto il cardamomo, ho aggiunto l'essenza di arancia al posto dell'acqua di rosa. Primo perché non l'ho trovata, secondo perché a me l'acqua di rosa non piace. Mi sono permessa questa licenza, ma se a voi piace la trovate, usatela tranquillamente. Ho aggiunto il miele, l'ho pesato così vi ho detto direttamente la dose che io ho utilizzato. Lo potete addolcire un po' di più se volete. Ho mescolato con la frusta. E poi ho aggiunto la purea di albicocche e ho mescolato con la spatola.
Il composto che vedete qui è leggermente più fluido di come dovrebbe, perché la ricotta l'avevo appena comprata e non avevo avuto il tempo di farla sgocciolare, però con il riposo in frigo si recupera tutto. Tra l'altro io l'ho fatto il giorno prima, quindi ha avuto 12 ore per assestarsi questa crema. Ci sono versioni nelle quali si utilizza la gelatina alimentare, non l'ho voluto utilizzare. L'altra alternativa per addensare leggermente la crema è di mettere un pochettino di amido di mais nella purea calda e farla addensare così. Ho preferito non usare né gelatina né amido e non c'è nemmeno zucchero saccarosio, c'è soltanto il miele. A quel punto la crema è pronta, va dosata nelle coppe. Scegliete delle coppe che avete, che vi piacciono, comunque non devono essere proprio enormi, e queste quantità bastano per 4 coppe generose. A quel punto ho lisciato la superficie, ho coperto le coppe con pellicola alimentare e vanno tenute in frigo per un minimo di 6-8 ore, ma come vi dicevo io le ho tenute fino all'indomani. E a quel punto si finalizza la ricetta in maniera molto semplice, bisogna solo decorare leggermente la superficie, lo potete fare con dei pistacchi, con delle mandorle, o se avete dei pezzettini di albicocche essiccate. Io avevo dei pistacchi, li ho tritati al coltello grossolanamente. Ho decorato la parte centrale e un po' di polvere l'ho messa proprio sulla superficie di questa crema, una fogliolina di menta e il dessert è pronto. Va servito naturalmente fresco, quindi lo tenete sempre in frigorifero. È veramente di una bontà incredibile. Io non pensavo che un dolce così semplice, così che sembra basico, con pochissimi ingredienti, potesse essere così buono, ma vi garantisco che è una vera delizia. È fresco, estivo, perfetto come fine pasto, ma anche come merenda. Vi consiglio di farlo. Se lo fate, fatemi sapere cosa ne pensate, e se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione, e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!